Guardiamo innanzitutto alcuni esempi tipici di brevettazione. Un primo esempio che vi sottopongo è questa geniale invenzione di una trappola per topi a forma di gatto. Un'invenzione veramente geniale che ha segnato la storia della brevettazione e la storia della tecnica a livello internazionale. Altra invenzione assolutamente interessante è quella di questo ombrello per cani. Anche questa è un'invenzione che vediamo tutti i giorni quando camminiamo per la strada, osserviamo che nei giorni di brutto tempo, come può essere un giorno autunnale, i cani vanno tutti in giro con questo ombrello. Chiaramente un'invenzione che ha segnato la storia della tecnica. Un'altra invenzione che può far sorridere è questa. Questa è un reggiseno che ha una doppia funzione. Ha una funzione di aumentare il volume del seno, tipo Wonder Bra, ma ha la possibilità di dare all'utilizzatrice anche la possibilità di dissetarsi, perché se potete vedere il reggiseno ha un piccolo serbatoio all'interno del quale può essere inserito del liquido dissetante, e attraverso la cannuccia che viene indicata con il numero 28 è possibile appunto che l'utilizzatrice si possa dissetare. Questo tipo di invenzione, premetto, io non sono un esperto di reggiseni, mi lascia un po' perplesso, perché mi chiedo, quando ci sono delle giornate particolarmente calde e l'utilizzatrice quindi ha molta sete, si vedrà restringere il volume del seno in modo molto rilevante. Non penso che da un punto di vista estetico sia proprio il massimo. Andiamo avanti a vedere qualche ulteriore invenzione geniale. Questa è un'invenzione che ha segnato decisamente la storia della tecnica ostetrica. Infatti questo è un tavolo per le partorienti, le vedete indicate qui nella figura 4 in alto a sinistra. La partoriente è disposta appunto su questo tavolo e poi viene fatta ruotare su questo tavolo a velocità sempre crescente, in modo da poter sfruttare la forza centrifuga per favorire l'uscita del nascituro dalla partoriente. Quello che mi sono sempre chiesto guardando questa invenzione, dove si posiziona il medico? Se sta in una posizione fissa e magari le infermiere in altre posizioni fisse, pronte a saltare per prendere al volo il nascituro, oppure se in qualche modo il medico corre dietro la partoriente. Ecco, in realtà l'inventore è stato più furbo di me, perché ha previsto, lo vedete nella figura 1 a destra, che ha previsto una rete all'uscita del bambino, e questa rete raccoglie il nascituro, che quindi può essere tranquillamente curato senza il rischio che cada per terra grazie alla velocità che viene imposta al tavolo. Ecco, a parte queste invenzioni che sono un pochettino, diciamo così, divertenti, c'è da dire che lo strumento brevettuale è certamente uno strumento di grande importanza tecnico-scientifica e anche per quanto riguarda l'industria. In questa slide infatti vediamo uno storico brevetto che è il brevetto relativo all'aspirina, che certo ha segnato un'epoca. L'aspirina la conoscete tutti, è un farmaco molto importante che anch'esso all'epoca è stato oggetto di brevettazione. Vediamo un altro esempio di brevetto storico. In questo caso parliamo del brevetto relativo all'acido lisergico, un farmaco diciamo un po' diverso dall'aspirina, che ha degli effetti un po' diversi dall'aspirina, ma comunque certamente qualcosa che ha segnato la storia della farmacologia mondiale. Tutto ciò detto, abbiamo ben chiaro che le informazioni che sono contenute all'interno dei documenti brevettuali sono tutte informazioni estremamente importanti da un punto di vista tecnico. Ovviamente possiamo trovare, come nei primi esempi, dei brevetti relativi a cose divertenti, ma molto spesso ci troviamo ad affrontare anche invenzioni che da un punto di vista tecnico-scientifico hanno segnato in un certo senso la storia.
Se avete curiosità di andare a cercare, a trovare degli altri brevetti divertenti o degli altri brevetti che hanno avuto una rilevanza tecnico-scientifica, potete utilizzare alcuni di questi siti che ho indicato in questa slide, che sono siti liberi, che possono essere consultati facilmente da tutti e che, utilizzando i quali, permettono di identificare i documenti che uno sta cercando.